Buonasera a tutti. Sono Lucas e oggi su Wow Podcast Italian parliamo di qualcosa che facciamo tutti i giorni ma in modo diverso. Mia, dimmi, cosa fai quando torni a casa la sera? Ciao Lucas, buonasera ascoltatori. Allora, quando arrivo a casa la sera, la prima cosa che faccio è togliermi le scarpe. Ah, che sollievo! Tu invece cosa fai appena entri? Io apro subito tutte le finestre. Mi piace far entrare aria fresca, soprattutto d'estate. Poi metto la borsa sul divano e vado in cucina. E tu vai subito in cucina anche tu? Sì, sempre. La cucina è il mio posto preferito la sera. Apro il frigorifero e guardo cosa c'è per la cena. Ascoltatori, voi cosa fate quando tornate a casa? Andate prima in cucina o in camera da letto? Scrivetelo nei commenti. Ottima domanda, Mia. Io sono curioso di sapere. Allora, dopo che hai guardato nel frigorifero, cosa cucini di solito? Dipende dalla giornata, Lucas. Se sono stanca, preparo qualcosa di semplice come pasta al pomodoro o un'insalata. Se ho più energia, cucino qualcosa di speciale. Ieri sera ho fatto le melanzane alla parmigiana. Melanzane alla parmigiana! Che buono! Io invece ieri sera ho ordinato una pizza. Lo ammetto, non avevo voglia di cucinare. A volte la sera sono troppo stanco. Capisco perfettamente. Non c'è niente di male. Anche io ordino pizza quando sono troppo stanca. Ma dimmi, mentre cucini o mentre aspetti la pizza, cosa fai? Buona domanda. Di solito accendo la televisione e guardo le notizie. Oppure metto un po' di musica. Mi piace ascoltare musica italiana mentre preparo la cena. Tu ascolti musica? Sì, sempre. La sera mi piace ascoltare musica tranquilla, magari jazz o musica classica. Mi rilassa molto. Ascoltatori, voi che musica ascoltate la sera? Musica italiana, rock, pop? Fatecelo sapere. Dopo cena, Mia, cosa fai? Lavi subito i piatti o aspetti? Oh, questa è una domanda importante. Io lavo i piatti subito dopo cena. Non mi piace lasciare tutto sporco. Mio fratello invece lascia sempre i piatti nel lavandino fino al giorno dopo. Tu cosa fai? Io sono come tuo fratello. Scusa, lo so che non è la cosa migliore, ma la sera sono sempre stanco. Lavo i piatti la mattina prima di andare al lavoro. Va bene, va bene. Ognuno ha le sue abitudini. L'importante è lavarli. Dopo che hai finito con la cucina, cosa fai? Allora, dopo cena mi siedo sul divano e guardo un film o una serie TV. In questo momento sto guardando una serie italiana molto interessante. Si chiama Mare Fuori. La conosci? Sì, l'ho sentita nominare. È molto popolare. A me piace guardare documentari la sera. Ieri sera ho visto un documentario sugli animali marini. Era bellissimo. I documentari sono interessanti. Ascoltatori, voi cosa guardate la sera? Serie TV, film, documentari o forse preferite leggere un libro? Scriveteci. Parlando di libri, Lucas, tu leggi la sera? Sì, mi piace leggere prima di dormire. Leggo sempre almeno 20 o 30 minuti. In questo momento sto leggendo un libro di storia italiana. È molto interessante, ma anche un po' difficile. Che bello! Io invece leggo romanzi. Adesso sto leggendo un libro di Elena Ferrante. Mi piacciono molto i suoi libri. Leggo circa un'ora ogni sera. Un'ora? Io non riesco a leggere così tanto. Dopo 30 minuti mi addormento con il libro in mano. A che ora vai a dormire di solito? Dipende. Nei giorni di lavoro cerco di andare a letto verso le 11. E settimane fine settimana resto sveglia fino a mezzanotte o anche all'1. Tu invece? Io sono un uccello notturno. Anche nei giorni di lavoro vado a dormire a mezzanotte. Lo so che non è salutare, ma mi piace la sera. È il momento più tranquillo della giornata.
Capisco cosa intendi. La sera è davvero tranquilla. Ma dimmi, prima di andare a letto, hai una routine speciale? Sì, prima di andare a letto controllo sempre il telefono per gli ultimi messaggi. Poi metto la sveglia per il giorno dopo. Tu hai una routine? Sì, ho una routine abbastanza lunga. Prima faccio una doccia calda. L'acqua calda mi rilassa moltissimo. Poi mi metto il pigiama e preparo i vestiti per il giorno dopo. Prepari i vestiti la sera? Che organizzata! Io scelgo i vestiti la mattina, sempre di fretta. Lo facevo anch'io prima, ma ho scoperto che preparare tutto la sera mi fa risparmiare tempo la mattina. Dopo aver preparato i vestiti vado in bagno e faccio la mia routine di skincare. Skincare? Cos'è esattamente? È la cura della pelle. Mi lavo il viso, metto una crema idratante, a volte uso una maschera. È un momento molto rilassante per me. Tu non fai niente per la pelle? Io mi lavo solo il viso con l'acqua. Forse dovrei fare di più, hai ragione. Ascoltatori, voi fate skincare la sera? Che prodotti usate? Siamo curiosi. Dopo la skincare bevo sempre un bicchiere d'acqua. È importante bere acqua prima di dormire. Tu bevi qualcosa prima di andare a letto? A volte bevo una camomilla. La camomilla mi aiuta a dormire meglio. Oppure bevo un bicchiere di latte caldo. Lo so, sembra strano, ma funziona. Non è strano, il latte caldo è un classico. Mia nonna beveva sempre latte caldo prima di dormire. Diceva che faceva dei sogni bellissimi. Che dolce. Parlando di nonne, mia nonna invece leggeva sempre una preghiera prima di dormire. Era la sua routine serale da 50 anni. Che bella tradizione. Ognuno ha le sue abitudini. Dimmi, Lucas, controlli il telefono prima di dormire? Sì, lo confesso. Guardo i social media per circa 15 minuti. Instagram, Facebook, a volte TikTok. Lo so che non dovrei, perché la luce del telefono non fa bene prima di dormire. Hai ragione. Anch'io guardo il telefono, ma cerco di non farlo troppo. Gli esperti dicono che dovremmo spegnere tutti i dispositivi elettronici almeno un'ora prima di dormire. È difficile però. Il telefono è sempre lì, vicino al letto. Ascoltatori, voi riuscite a non guardare il telefono prima di dormire? Oppure siete come noi? Ditecelo! Tornando alla routine serale, Lucas, fai stretching o esercizi la sera? No, mai! La mattina sì, faccio yoga, ma la sera sono troppo stanco. Tu fai esercizi la sera? Sì, faccio stretching leggero per circa 10 minuti. Mi aiuta a rilassare i muscoli dopo una lunga giornata. Niente di troppo intenso, solo movimenti dolci. Forse dovrei provare. Spesso ho mal di schiena e lo stretching potrebbe aiutare. Che tipo di esercizi fai? Faccio esercizi molto semplici. Allungo le braccia, le gambe, la schiena. Movimento il collo lentamente. Tutto molto tranquillo. Ci vogliono solo 10 minuti. 10 minuti sono pochi. Potrei farlo anche io. Dopo lo stretching cosa fai? Dopo lo stretching apro la finestra della camera da letto. Mi piace dormire con un po' di aria fresca, anche d'inverno. D'inverno? Non hai freddo? No, perché uso una coperta pesante. L'aria fresca mi fa dormire meglio. Tu come dormi? Con la finestra aperta o chiusa? Io tengo sempre la finestra chiusa. Non mi piace l'aria fredda mentre dormo. Preferisco una temperatura calda e confortevole. Ognuno dorme come preferisce. L'importante è dormire bene. Parlando di dormire, usi un cuscino o più cuscini? Io uso 2 cuscini. Uno per la testa e uno che abbraccio. Tu quanti cuscini usi? Io ne uso solo uno, ma molto alto. Mi piace avere la testa sollevata. Ho provato a usare 2 cuscini, ma non mi trovo bene. Interessante. Ascoltatori, voi quanti cuscini usate? 1, 2, 3. Scrivetelo nei commenti. Siamo davvero curiosi di saperlo. Buona domanda. Ora Lucas, ultima cosa.
Spegni tutte le luci prima di dormire o lasci qualcosa acceso? Spengo tutte le luci della casa. Controllo sempre che tutto sia spento. Luci, fornelli, televisione. Sono molto attento. Tu, invece? Anch'io spengo tutto, ma lascio sempre una piccola luce nel corridoio. È una lucina notturna molto debole. Se mi sveglio di notte posso vedere dove cammino. È una buona idea. Io, invece, uso la luce del telefono se mi sveglio di notte. Ma succede raramente, perché dormo molto profondamente. Che fortunato! Io a volte mi sveglio durante la notte. Per questo la lucina nel corridoio è utile. Comunque, Lucas, pensi che la tua routine serale sia buona? Sinceramente, penso che potrei migliorarla. Dovrei andare a letto prima, fare stretching come te e forse smettere di guardare il telefono così tanto. Tu cosa ne pensi della tua routine? Anche io potrei migliorare. Forse dovrei leggere di più e guardare meno documentari. Anche se i documentari sono educativi, leggere è più rilassante. Hai ragione. Ascoltatori, voi siete soddisfatti della vostra routine serale? C'è qualcosa che vorreste cambiare? Pensate che la vostra routine vi aiuti a dormire bene? Ottima domanda. La routine serale è molto importante perché influenza la qualità del nostro sonno. Se dormiamo bene la notte, la mattina ci svegliamo con più energia. Esatto! Io quando non dormo bene sono irritabile tutto il giorno. Per questo cerco di migliorare la mia routine serale. Voglio dormire meglio. Anche io. Sai, Lucas, ho letto che dovremmo evitare caffeina dopo le 4 del pomeriggio. Tu bevi caffè la sera? No, mai! Il caffè la sera mi tiene sveglio tutta la notte. L'ultima volta che ho bevuto caffè dopo cena sono rimasto sveglio fino alle 3 di mattina. Anche a me succede la stessa cosa. Il caffè ha un effetto molto forte su di me. Per questo bevo solo camomilla o tisane la sera. Le tisane sono ottime. Quale tisana preferisci? Mi piace la tisana alla melissa. Ha un sapore delicato e mi rilassa molto. A volte bevo anche tisana alla lavanda. Tu hai mai provato le tisane? Sì, bevo camomilla come ti ho detto prima, ma voglio provare altre tisane. Forse la tisana alla melissa che dici tu. Dovresti, è davvero buona. Ascoltatori, voi che tisane bevete la sera? Camomilla, melissa, lavanda? Oppure preferite altre bevande? Scrivetecelo. Sì, ditecelo. Siamo sempre curiosi di conoscere le vostre abitudini. Mia, c'è qualcos'altro che fai la sera che non abbiamo menzionato? Sì, a volte prima di andare a letto scrivo nel mio diario. Scrivo 3 cose positive che sono successe durante il giorno. È un esercizio che mi fa sentire grata e felice. Che bella abitudine. Io non scrivo nel diario, ma forse dovrei iniziare. Scrivere le cose positive del giorno deve essere molto rilassante. Lo è, e aiuta anche a ricordare i bei momenti. A volte pensiamo solo alle cose negative, ma ogni giorno succede qualcosa di bello. Scriverlo ci aiuta a ricordarlo. Hai proprio ragione. Inizierò a farlo anch'io. Ascoltatori, voi tenete un diario? Scrivete prima di dormire? Oppure preferite altri modi per rilassarvi? Parlando di rilassamento, Lucas, usi qualche tecnica speciale per addormentarti? Io a volte faccio esercizi di respirazione. Esercizi di respirazione? Come funzionano? È molto semplice. Respiro profondamente per 4 secondi, trattengo il respiro per 4 secondi, poi espiro lentamente per 8 secondi. Ripeto questo ciclo 5 o 6 volte. Sembra interessante. E funziona? Sì, mi aiuta molto. Il corpo si rilassa e la mente diventa più tranquilla. Dovresti provare. Lo farò sicuramente. Io di solito conto le pecore quando non riesco a dormire. È un metodo classico, ma a volte funziona. Contare le pecore. Non lo facevo da quando ero bambina. Funziona davvero. A volte sì, a volte no.
Dipende da quanto sono stressato. Se sono molto stressato, nemmeno 1000 pecore mi fanno addormentare. Capisco. Lo stress è il nemico del buon sonno. Per questo la routine serale è importante. Ci aiuta a lasciare lo stress fuori dalla camera da letto. Esattamente. Ascoltatori, voi come gestite lo stress la sera? Avete tecniche speciali? Meditazione? Yoga? Musica? Condividete con noi. Sì, siamo curiosi. Ogni persona ha il suo modo di rilassarsi. Lucas, usiamo il fine settimana per migliorare la nostra routine serale? Ottima idea! Questo fine settimana proverò a fare stretching, a scrivere nel diario e a fare gli esercizi di respirazione che mi hai insegnato. E io proverò a leggere di più invece di guardare solo documentari. Forse proverò anche il latte caldo che bevi tu. Perfetto! Ascoltatori, anche voi dovreste provare qualcosa di nuovo questo fine settimana. Cambiate una piccola cosa nella vostra routine serale e vedete se dormite meglio. Sì, è un ottimo consiglio. E poi scriveteci nei commenti per dirci com'è andata. Vogliamo sapere se avete dormito meglio. Assolutamente. I vostri commenti sono molto importanti per noi. Ci aiutano a fare episodi sempre migliori. Lucas, prima di salutare i nostri ascoltatori, voglio fare un'ultima domanda. Qual è la cosa che ami di più della tua routine serale? Buona domanda. Penso che la cosa che amo di più sia il momento in cui mi metto a letto con un libro. È il mio momento di pace, solo io e la storia. E tu? Anche io amo leggere a letto, ma penso che la cosa che amo di più sia la doccia calda. È il momento in cui lascio andare tutta la tensione del giorno. La doccia calda è meravigliosa. Ascoltatori, qual è la vostra parte preferita della routine serale? Ditecelo nei commenti. Sì, e prima di lasciarci voglio ricordarvi di iscrivervi a Wow Podcast Italian se non l'avete ancora fatto. Pubblichiamo nuovi episodi ogni settimana. E non dimenticate di attivare le notifiche, così non vi perdete nessun episodio. Parliamo sempre di argomenti utili per imparare l'italiano. Esatto! E se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like, ci aiuta molto. E condividete questo episodio con i vostri amici che stanno imparando l'italiano. Più siamo, più ci divertiamo. Perfetto! Allora ascoltatori, grazie per aver ascoltato questo episodio su Wow Podcast Italian. Spero che vi sia piaciuto parlare di routine serale. Anch'io spero che vi sia piaciuto. E ricordate, la pratica è importante. Ascoltate questo episodio più volte per migliorare il vostro italiano. Sì, e provate a ripetere le frasi che diciamo. È un ottimo esercizio per la pronuncia. Ottimo consiglio, Mia. Ascoltatori, ci vediamo nel prossimo episodio. Continuate a praticare l'italiano ogni giorno. Sì, a presto. E ricordate, dormire bene è importante. Prendetevi cura della vostra routine serale. Buonanotte a tutti, o meglio, buonasera. Ci vediamo presto con un nuovo episodio interessante. Buonasera e sogni d'oro. Ciao ciao. Aspetta, Mia, prima di salutare voglio aggiungere ancora qualcosa. Mi sono ricordato di un'altra parte importante della mia routine serale. Ah sì? Dimmi tutto. Allora, ogni sera, circa mezz'ora prima di andare a letto, abbasso tutte le luci della casa. Non le spengo completamente, ma uso luci più soffuse. Questo aiuta il corpo a capire che è quasi ora di dormire. Che intelligente! Io faccio qualcosa di simile. Uso lampade con luce calda invece di luce fredda. La luce calda è più rilassante e non disturba il ritmo naturale del sonno. Esatto, la luce fredda, quella blu, ci tiene svegli. Per questo i telefoni e i computer non vanno bene la sera. Emettono troppa luce blu. Hai ragione, infatti sul mio telefono ho attivato la modalità notturna.
Riduce la luce blu dello schermo. Ascoltatori, voi usate la modalità notturna sui vostri dispositivi? Ottima domanda. Io l'ho attivata e devo dire che i miei occhi si stancano molto meno la sera. Mia, c'è un'altra cosa che facciamo la sera che non abbiamo menzionato. Cosa? Preparare la colazione per il giorno dopo. Io la sera metto già la tazza sul tavolo, preparo il caffè nella moka, metto i cereali in una ciotola. La mattina risparmio tantissimo tempo. Wow, sei davvero organizzato. Io non preparo la colazione la sera, ma preparo il pranzo. Faccio un'insalata o un panino e lo metto in frigo. Il giorno dopo lo porto al lavoro. Che buona idea! Preparare le cose la sera ci rende la vita più facile. Ascoltatori, voi preparate qualcosa la sera per il giorno dopo? Il pranzo, i vestiti, la borsa. Ditecelo. Sì, condividete i vostri trucchi con noi. Parlando di organizzazione, Lucas, controlli l'agenda la sera? Sì, ogni sera, prima di andare a letto, guardo l'agenda del giorno dopo. Controllo se ho riunioni, appuntamenti, cose importanti da fare. Tu lo fai? Assolutamente. Guardo l'agenda e faccio anche una lista delle cose da fare per il giorno dopo. Scrivo 3 o 4 compiti principali che voglio completare. Una lista delle cose da fare è una tecnica molto efficace. Quando scrivi le cose è più facile ricordarle e completarle. Esatto. E la sera, quando faccio questa lista, posso dormire più tranquilla. So già cosa devo fare domani, quindi non ci penso durante la notte. È vero. Quante volte ci svegliamo di notte pensando a qualcosa che dobbiamo fare il giorno dopo? A me succede spesso. Anche a me. Per questo scrivere tutto prima di dormire è importante. La mente diventa più libera e tranquilla. Ascoltatori, voi vi svegliate di notte pensando al lavoro o alle cose da fare? Se vi succede, provate a scrivere tutto prima di dormire. Vedrete che dormirete meglio. Mia, un'altra cosa che faccio la sera è controllare il meteo per il giorno dopo. Anche io. È molto utile sapere che tempo farà. Se piove, preparo l'ombrello. Se fa freddo, scelgo vestiti più pesanti. Se fa caldo, vestiti leggeri. Esattamente. Sapere il meteo ci aiuta a prepararci meglio. E parlando di preparazione, io la sera preparo anche la borsa per il giorno dopo. Davvero? Cosa metti nella borsa? Metto il portafoglio, le chiavi, il telefono con il caricatore, l'agenda, una penna. Tutto quello che mi serve per il lavoro. La mattina prendo solo la borsa e esco. Sei super organizzato. Io metto nella borsa il computer, i documenti per il lavoro, una bottiglia d'acqua. Anche io preparo tutto la sera. Preparare la borsa la sera è fantastico. La mattina siamo sempre di fretta, quindi avere tutto pronto ci salva molto tempo. Sì. Ascoltatori, voi preparate la borsa la sera o la mattina? Se la preparate la sera, cosa ci mettete dentro? Siamo curiosi di saperlo. Mia, sai cosa ho iniziato a fare recentemente la sera? Ascolto podcast in italiano. Mi aiuta a rilassarmi e allo stesso tempo imparo cose nuove. Che bella idea! Quali podcast ascolti? Ascolto podcast di storia, di scienza, di cultura italiana. Mi piace addormentarmi ascoltando storie interessanti. A volte però mi addormento e non sento la fine. Anche a me succede. Io ascolto podcast mentre faccio la skincare o mentre preparo le cose per il giorno dopo. È un ottimo modo per usare bene il tempo. Assolutamente. Ascoltatori, voi ascoltate podcast in italiano o in altre lingue? Quali sono i vostri podcast preferiti? Scrivetecelo nei commenti. Sì, vogliamo scoprire nuovi podcast interessanti. Lucas, un'altra domanda. Fai qualcosa di speciale il venerdì sera, visto che il giorno dopo non devi lavorare? Oh sì! E il venerdì sera la mia routine è diversa. Resto sveglio fino a tardi, guardo un film lungo, a volte esco con gli amici. E tu?
Anche io. Il venerdì sera è speciale. A volte ordino cibo da asporto, invito amici a casa o semplicemente mi rilasso sul divano con un bel bicchiere di vino. Un bicchiere di vino il venerdì sera è perfetto. Io preferisco la birra. Mi piace provare birre artigianali italiane. Ce ne sono di buonissime. Le birre artigianali sono ottime. In Italia abbiamo tantissimi birrifici artigianali. Ascoltatori, voi cosa bevete il venerdì sera? Vino, birra, cocktail o preferite bevande analcoliche? Buona domanda. E la domenica sera, Mia? La tua routine è diversa? Sì, la domenica sera è un po' malinconica per me. So che il giorno dopo inizia una nuova settimana di lavoro. Quindi cerco di rilassarmi il più possibile. Capisco. Anche io la domenica sera mi sento un po' così. Per questo cerco di fare cose che mi piacciono. Cucino qualcosa di speciale, guardo un bel film, telefono ai miei genitori. Che bello che telefoni ai tuoi genitori. Anche io chiamo sempre mia madre la domenica sera. Parliamo per circa un'ora. Mi racconta tutto quello che è successo durante la settimana. È importante mantenere i contatti con la famiglia. Io abito lontano dai miei genitori, quindi le telefonate sono preziose. Tu abiti vicino a tua madre? No, anche io abito lontano. Lei vive in Sicilia e io qui. Quindi ci sentiamo spesso al telefono e ci videochiamiamo. Le videochiamate sono bellissime perché possiamo vederci. Le videochiamate sono fantastiche. Vedere il viso delle persone che amiamo è importante. Ascoltatori, voi usate le videochiamate con la famiglia? Quanto spesso chiamate i vostri genitori o i vostri parenti? Sì, raccontateci. La famiglia è importante. Lucas, torniamo alla routine serale. C'è qualcosa che non ti piace della sera? Buona domanda. Non mi piace quando sono troppo stanco, ma non riesco a dormire. È molto frustrante. Oh sì, capisco perfettamente. Quando sei stanco ma non riesci a dormire, cosa fai? Di solito mi alzo dal letto e vado in cucina. Bevo un bicchiere d'acqua o una camomilla. Leggo un po'. Aspetto di sentirmi davvero assonnato prima di tornare a letto. Fai bene. Gli esperti dicono che se non riesci a dormire dopo 20 minuti devi alzarti dal letto. Stare a letto svegli non aiuta. Esatto! Il letto deve essere associato solo al sonno. Se stiamo a letto svegli troppo tempo, il cervello non capisce più che il letto è per dormire. Hai ragione. Per questo non dovremmo guardare la TV a letto o lavorare al computer a letto. Il letto è solo per dormire. E per leggere. Leggere a letto va bene perché aiuta a rilassarsi. Ascoltatori, voi cosa fate quando non riuscite a dormire? Restate a letto o vi alzate? Ottima domanda. E ora, Lucas, dimmi una cosa, sogni molto la notte? Sì, sogno quasi ogni notte. A volte sono sogni strani, a volte sono sogni belli. Tu sogni? Sì, anche io sogno molto. Stamattina mi sono svegliata e ricordavo ancora il sogno. Era un sogno bellissimo dove volavo sopra l'oceano. Che bel sogno! Io invece questa notte ho sognato di essere in ritardo per una riunione importante. Mi sono svegliato stressato. Oh no, i sogni stressanti non sono belli. Sai, Lucas, ho letto che quello che facciamo prima di dormire influenza i nostri sogni. Davvero? Come? Se guardiamo film stressanti o violenti possiamo avere brutti sogni. Se invece leggiamo cose belle o ascoltiamo musica rilassante, sogniamo cose più piacevoli. Ha senso! Forse dovrei smettere di guardare film d'azione prima di dormire. Ascoltatori, voi che tipo di sogni fate? Belli? Brutti? Strani? Raccontateci. Sì, vogliamo sentire i vostri sogni. Lucas, ultima cosa prima di salutare davvero i nostri ascoltatori. Dimmi. Pensi che migliorerà davvero la tua routine serale dopo questa conversazione? Sì, assolutamente. Ho imparato molte cose da te oggi.
Proverò gli esercizi di respirazione, scriverò nel diario, farò stretching. Voglio dormire meglio. Anch'io proverò alcune delle tue idee. E ascoltatori, anche voi provate a migliorare la vostra routine serale. Piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza. Esatto. Iniziate con una cosa piccola. Forse leggere 10 minuti prima di dormire, o bere una tisana, o spegnere il telefono un po' prima. Sì, non dovete cambiare tutto subito, un piccolo passo alla volta. E vedrete che dopo qualche settimana dormirete meglio e vi sentirete meglio. Perfetto. Allora, ascoltatori, grazie mille per aver ascoltato questo lungo episodio su Wow Podcast Italian. Ci siamo divertiti molto a parlare di routine serale. Anche io mi sono divertita tantissimo. E ricordate, lasciate un commento qui sotto. Vogliamo sapere tutto sulla vostra routine serale. Sì, i vostri commenti sono importanti. E se avete domande, scrivetele. Risponderemo nei prossimi episodi. E non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Così non perdete nessun episodio di Wow Podcast Italian. Pubblichiamo nuovi episodi ogni settimana con argomenti interessanti e utili per imparare l'italiano. Ci vediamo presto. Allora, buonasera a tutti, sogni d'oro e dormite bene. Buonasera e a presto. Ciao ciao. Ciao a tutti, alla prossima su Wow Podcast Italian.